Forza, andiamo. Ma il coltello ce l'hai tu, Dave? No, sei in tasca. Io non li vedo più. Dove siete? C'è un babuino lì. Adesso si devi nuovo per attaccarlo. Babuino! Preso! Credo che il babuino scappando l'abbia attaccato. Mi chiamo Giuseppe e ho una missione: esplorare gli angoli più remoti del pianeta per incontrare custodi di segreti antichi, donne e uomini con storie straordinarie e vite capaci di ispirarci e farci vedere il mondo con occhi diversi. E a ognuno di loro porrò la domanda più importante di tutte: che cos'è per te la felicità? Una domanda così potente da svelare l'essenza più profonda dell'umanità. Benvenuti nel progetto Happiness. Quella che vivremo oggi insieme sarà un'avventura straordinaria. È come andare indietro nel tempo, perché siamo con gli Azabe, gli ultimi uomini dell'età della pietra che ancora vivono in Tanzania. Ed è straordinario perché è come vedere i nostri antenati di 50.000 anni fa andare a cacciare, mangiare, comunicare. E oggi lo vedremo insieme. Ora non posso parlare troppo perché disturberei la loro caccia. Stiamo andando a caccia ai babuini insieme a loro, ma gli Azabe sono molto di più. E ora ve lo racconto. Gli Azabe vivono nel cuore della Tanzania, nella regione di Eyasi, tra savane sconfinate e colline rocciose. Sono una delle ultime tribù di cacciatori-raccoglitori al mondo, custodi di uno stile di vita che risale a migliaia di anni fa. Ma ridurli a un'immagine primitiva sarebbe un errore. La loro cultura è sofisticata nella sua semplicità. Vivono in perfetto equilibrio con l'ambiente, cacciando con archi e frecce fatti a mano e raccogliendo ciò che la natura offre. Non coltivano la terra, non allevano animali e non hanno gerarchie rigide. Ogni decisione è presa collettivamente. Il loro linguaggio, composto da suoni a scatto, è uno dei più antichi al mondo. Una testimonianza vivente delle radici dell'umanità. Eppure ciò che rende davvero unici gli Azabe è il loro concetto di felicità. Alcuni antropologi li hanno addirittura soprannominati la tribù della felicità, perché sembra che posseggano la formula magica per vivere senza stress e senza tempo. E noi siamo qui per scoprirlo. Dove siete? Luico, vai preso. È incastrato. È caduto. Vai via! Il richiamo di questo uccello è così. Il nome di questo uccello è Yuiko. Sì, esatto, si chiama Yuiko. È piccolo ma molto gustoso. Sono difficili da vedere, ma appena cantano li cacciamo. Le sue piume penso che... credo che le userò per un cappello. Guarda come sono belle.
Ho capito adesso. Quando devi colpire degli uccelli piccolini, non hanno una freccia con la punta, hanno una freccia con una sorta di tappo per stordirli. Guarda. No? Gli uccelli sono lì. Non facciamo rumore o li perderemo. Con i nostri scarponi sicuramente facciamo troppo rumore. Loro sono silenziosissimi, hanno un passo felpato, riescono ad avvicinarsi agli animali molto più di quanto sicuramente non farebbero con noi a loro seguito. Quindi io credo che veramente possono essere anche un po' frustrati perché stanno mancando molte prede, molti animali con le frecce, e io mi immagino che possa essere per colpa nostra, perché noi cerchiamo di corrergli dietro e facciamo molto rumore. Però sembrano tutti molto gentili, accoglienti, come se veramente noi gli stessimo dando fastidio. Mi sa che l'ha preso. Sì, l'ha preso. Come si chiama? Allora, lui si chiama Mochonoda. Mochonoda Coco. Mochonoda. Fa così. Ora però sbrigati, dobbiamo andare. Andiamo! Bel colpo, bel colpo. Sabalo. Sabalo, sì. Fa così. Si chiama sabalo. Abbiamo appena scoperto come finiscono le prede quando sono ancora vive dopo che gli hanno lanciato la freccia. È scappato dentro l'albero. Questo è il mio preferito. Lo mangerò appena accenderemo il fuoco. È velocissimo, ma le mie frecce lo sono ancora di più. È una preda difficile. Serve una mira praticamente perfetta per colpirla. È triste vedere come le tribù che si sono stanziate qui nel territorio degli Hadzabe utilizzino la terra in modo diverso. I Datoga, i Masai sono coltivatori, allevatori, quindi questa è una grande piantagione, ma vedete la differenza, arida, mentre invece gli Hadzabe sono fieri e orgogliosi del fatto che loro non mutano il territorio in cui vivono, anzi non lasciano nessuna traccia. Però questo col tempo è stato un grosso problema, sia perché tutte le tribù che passavano da qui pensavano che questo territorio fosse vergine e quindi si stanziavano e prendevano del territorio agli Hadzabe. Non che loro non fossero d'accordo a condividerlo, ma semplicemente toglievano spazio al loro campo, territorio di caccia. Per loro è essenziale, importantissimo cacciare, avere un terreno vasto. E in più il governo tanzano, chiaramente vedendo un territorio così vergine, abitato da qualche centinaio di primitivi, come vengono chiamati qui, sminuendoli, arraffa questo territorio per farne dei safari, e quindi loro rimangono sempre con meno territorio, e quindi saranno destinati purtroppo a scomparire. Speriamo di no, ma in questo momento sono rimaste qualche centinaia. Questo è il processo. Stanno prendendo il loro territorio, un territorio fantastico, meraviglioso, che loro preservano, conservano, perché sanno che se loro proteggono la natura protegge loro. Guarda queste impronte. Sono fresche.
Puntano in quella direzione. Sì, procediamo di là. Attento alla freccia. Allora, bisogna stare attentissimi perché il ragazzo ha appena sparato la freccia. Ha preso l'uccello, ma ha sfiorato lui. Infatti gli ha urlato di stare attenti. Si sono fermati tutti e si è infilzata davanti a lui. Vedi? Così sei più preciso. È straordinario come una volta scoccata la freccia riescano poi a ritrovarla se mancano il bersaglio. In mezzo alla savana, immaginatevi, non si vede assolutamente nulla, è molto fitta. Però loro la ritrovano sempre. Chiama tutti gli altri. Ci riposiamo qui. Stiamo per entrare nel territorio dei babbuini, tra quei baobab. Sarà pericoloso. Tieni gli occhi aperti e resta il più possibile vicino a noi. E i babbuini sono degli animali veramente, veramente feroci. Ce ne sono molti in quella zona. Bisogna stare attenti. Tu cerca di seguire sempre qualcuno di noi. Prendere i frutti del baobab. Però per prendere quelli freschi cerca di usare quelli vecchi già caduti per colpirli e farli cadere. So che non sembra facile. Sì? È durissimo. È curioso, molto farinoso. Praticamente in realtà è tutto quello che è bianco e mangiare. E confine non c'è niente, perché è un nocciolino, un seme. Non c'è polpa. Vedi, si intravede il seme. Molto aspro. Però per loro è come uno snack energizzante. Se lo mangiano quando si fermano, si riposano. Infatti adesso si stanno riposando un attimino per aspettare tutti gli altri. E stanno mangiando i frutti del baobab come snack. Sono strani questi bianchi. Camminano con attrezzi pesanti, sono lenti, ma non sembra abbiano paura. Voglio proprio vederli quando combatteremo con i babbuini. Lì sì che ci sarà da ridere. L'acqua sapeva di babbuino, non dovrebbero essere lontani. È straordinario vederli anche solo bere. Chiaramente soltanto loro riescono a bere in una pozza d'acqua del genere, ma sono abituati. Il fatto più interessante è che loro non costruiscono dei pozzi d'acqua perché per loro sarebbe irrispettoso per la natura, per gli animali, perché sanno che se costruissero un pozzo quell'acqua sarebbe soltanto per loro e ne lascerebbero poca per gli animali che scapperebbero. Quindi loro non avrebbero neanche più la cacciagione, il loro sostentamento. Quindi per avere un rapporto equilibrato con l'ambiente, con la natura, loro bevono dove c'è acqua, non si creano il pozzo d'acqua. In più non so se avete notato che hanno delle macchie sui denti, sono delle macchie marroni. In realtà perché quest'acqua è piena di fluoro e quindi gli macchia i denti. Uomo bianco, bevi più che puoi adesso, perché ora inizia la vera caccia. Voglio proprio vedere se ce la farai. La cosa curiosa è che dove ci sono i babbuini ci sono anche i leopardi. E quindi mi voglio convincere che col mio coltellino potrò sopravvivere. Però, a parte gli scherzi, bisogna stare attenti perché alcune volte i predatori diventano prede e quindi anche gli azzabbi possono diventare le prede di un predatore più grosso, più esperto, più veloce, più feroce di loro. Quindi adesso stiamo scherzando, ma in realtà non tanto. Questo probabilmente non farà niente, ma almeno mi
mi fa avere meno paura, che potrei difendermi in qualche modo. Allora, in questo momento si sono appena divisi per avere più chance di trovare la preda, quindi cercheranno di creare un movimento del genere avvolgente per poi catturare la preda in mezzo. Se qualcuno di loro li troverà, chiaramente come hanno fatto fino adesso si chiameranno con un fischio. Fermi! Fermi! Ovviamente non fa differenza per noi seguire un gruppo o l'altro, l'importante è stargli dietro, perché perdersi qui potrebbe essere un problema. Proprio ieri sera ci cercavano di spiegare che hanno perso un bambino, quindi lo stanno ancora cercando in giro per la savana. C'è un bambino disperso e qui può capitare perché è vastissima. Loro si sanno orientare, un bambino meno, noi niente, quindi dobbiamo seguirli. Adesso ci siamo divisi. Noi continuiamo lungo questa strada, avanti, avanti ancora, finché non incontreremo gli altri là in fondo che hanno fatto il giro da quella parte. Una volta dentro la foresta dobbiamo essere silenziosi come il vento, altrimenti gli animali ci sentono e scappano. Si fa sempre più fitto, stiamo salendo sempre più, anche la morfologia del territorio è cambiata totalmente. Ci siamo fermati un attimo perché dobbiamo capire dove andare. Dopo un momento molto più tranquillo, più statico di prima, perché credo abbiano finito di cacciare gli animali di piccola taglia e adesso vogliono soltanto cacciare un animale grande, un babbuino, un facocero. Siamo vicini, ci sono molte tracce qui. Traccia di facocero. Io non li vedo più. Dove sei? Siamo qui! Fanno così veloci che li perdiamo, però almeno abbiamo imparato a dire dove sei, che si dice a pe e loro ti rispondono. Forza, andiamo! Stiamo attraversando un fiume in secca ed è pieno di impronte di babbuini, quindi vedete qua. Queste sono tutte impronte di babbuini. Dovremmo essere sulla strada giusta per trovarli. Prendeteli! Guarda, il cane è ferito. Ferito male. Spero che il babbuino scappando lo abbia attaccato. Lo ha morso sul muso. Stava per lanciarsi su di me, ma l'ho colpito sul fianco. Ma è riuscito a nascondersi e i cani sono andati all'attacco. Poi il cane mi stava difendendo, l'ha morso e allora io l'ho infilzato col coltello. Stasera ce lo mangeremo tutti insieme per festeggiare. È un maschio bello grosso, bravo. Pesa molto, facciamo a turno per portarlo.
Che c'è? È rimasto dentro la freccia. È dentro. È dentro. È rimasta dentro la punta della freccia. E questo è un adulto, un maschio. E per loro è un grande trofeo di caccia. Adesso il leader lo attaccherà. Fate in fretta, veloci! Alla schiena lo porterà fino Arrivano! al villaggio. Tutti saranno felicissimi sicuramente di mangiarselo questa notte. E qui potrebbe sembrare truculento, ma in realtà questo è il ciclo della vita qua. Loro sono i predatori dei babbuini. I babbuini saranno i predatori di altri animali più piccoli. Qua è il ciclo della vita, è normalissimo. Leghiamolo e andiamocene. Credo di non aver mai vissuto un'esperienza del genere, questo è veramente come andare indietro nel tempo. È come probabilmente vederci allo specchio. 10.000 anni fa, 50.000 anni fa, avremmo fatto la stessa cosa, avrei fatto la stessa cosa. Ne ho visti 4 grossi nascondersi lì. Babbuino, babbuino. Ci sono i babbuini che sono tutti attorno a noi perché in realtà adesso è come se cercassero vendetta. Vorrebbero attaccarli e attaccare soprattutto i cani. Quindi si sentono in lontananza, ma neanche troppo, i babbuini più grossi, adulti. Loro in realtà si stanno riposando, ma non ho capito se li stanno anche aspettando per capire se possono fare doppio bottino. Ah no, meglio andare via da qui. È veloce. Veloce. Sai cosa succederebbe se rimanessimo? Verrebbero per lui. Ci accerchierebbero e noi dovremmo scappare più veloci dei ghepardi. Ma non avremmo scampo perché sarebbero tanti e inferociti. I babbuini vogliono la vendetta. Ci inseguirebbero per giorni. Per questo dobbiamo provare ad uscire adesso dal loro territorio facendo un giro più lungo ma molto più pericoloso ed evitare di incrociarli di nuovo. Una volta ero a caccia con mio fratello. Lui ha fatto finta di andare di là, di scappare per attirarli, mentre io mi nascondevo nei cespugli. Quando si sono fermati a mangiare delle bacche, li abbiamo colti di sorpresa, attaccandoli alle spalle. Che giornata! È uno spettacolo a vedere quando spiegano tutte le fasi della battuta di caccia. Adesso immagino abbia spiegato cosa farebbe se incontrasse, se attaccassero i babbuini. Sono molto molto feroci i babbuini, però credo che loro non abbiano affatto paura, anzi sarebbero felici di prenderne un altro. È bello pesante, eh? Sta dormendo, sta sognando. Stiamo tornando al villaggio. I ragazzi sembrano contenti. C'è stata una scarica di adrenalina durante la caccia al babbuino e anche loro mi sembrano più rilassati adesso che sanno di poter portare qualcosa a casa. Ti stanno passando comunque il babbuino da una schiena all'altra perché pesa moltissimo e quindi se lo girano. Fa impressione vederlo così inerme, però dicevo che qui è normalissimo, è giusto. Vedrai che buona la carne di babbuino. È la più prelibata che puoi cacciare nella savana. Ci darà tanta energia. Così no, uè. Hai perso e nemmeno te ne È andata accorgi. qui, non lì, ecco com'era. Sì, certo, ora gioca e sta un po' zitto. Non mi colpire così forte. Se no che fai? Lo sai cosa faccio.
Le sue mani sembrano le nostre, ma sono molto più potenti. Mi ha colpito sul viso prima di riuscire a prenderlo. Poteva strapparmi via la faccia, ma l'ho ferito ed è scappato via. Quando corrono a quattro zampe sono più veloci e feroci di noi. Si muovono in modo imprevedibile e possono facilmente nascondersi sugli alberi. Ma noi li superiamo in astuzia usando le frecce. Ecco una bella coscia del babbuino per te e la tua famiglia. Vai a casa e goditelo. Io distribuisco il cibo, qui tutto viene condiviso. Siamo una comunità unita, godiamo di ciò che la natura ci offre. Se tutti hanno cibo, la tribù è sana. Il pene è la parte più pregiata del babbuino. È pregiata perché è tenerissima e succosa per via della sua posizione nel corpo. Questo è il primo che mi gusterò, non vedevo l'ora. Tutti mangeranno, anche chi non ha cacciato. Cuociamo le parti meno pregiate del babbuino e animali piccoli per recuperare le forze. Il pasto principale sarà tra qualche ora, attorno al fuoco, quando calerà il sole e tutti insieme potremo mangiare fino a riempirci. E ora questo fuoco avvisa tutti al villaggio che siamo tornati e abbiamo con noi una grossa preda. Tutti al villaggio aspettano le storie su come è andata la nostra caccia oggi. Vogliono sapere ogni dettaglio, dove l'abbiamo avvistato, come ha lottato, chi ha lottato, che rumori faceva, chi l'ha catturato, tutto. Oh, questa è quella che c'era dentro al babbuino e l'hanno appena estratta. Beh, vi stavo raccontando che se non mi infumico prima, beh, lui si sta mangiando le mani del babbuino, lui sta mangiando le sue prede. Vengo proprio vicino per raccontarvi che questo è il momento dell'antipasto. Si sono appena mangiati anche il pene del babbuino, che a quanto pare è una delle parti più pregiate. Il pene e i glutei del babbuino sono ciò che gli piace di più. E quindi niente, li stiamo osservando mentre fanno l'aperitivo. Io amo sgranocchiare queste, le dita del babbuino, perché sono molto callose e per avere più forza nelle mie. Quelle cose che porti ai piedi sono proprio strane. Non riuscirei mai a correre veloce con quelle addosso, sembrano pesanti. E poi devi continuare ad allacciartele. Noi dobbiamo essere agili, veloci e leggeri. Con quelle basta un ramo appuntito per ferirti o addirittura perforarti il piede. Le scarpe ti rendono distratto. E se non resti concentrato sul terreno potresti anche non tornare a casa. A me è successo tante volte di bucarmi un piede, fa molto male, credimi. Mi sta spiegando, credo che con le sue ciabatte, che sono fatte col gommone con lo pneumatico delle macchine, non gli entrano le spine quando corre. Lui pensa che con le mie invece sì, perché sembrano più leggere. Voi avete un modo diverso di vestire, di parlare. Avete sempre in mano degli oggetti strani. Sembra che veniate da un nuovo mondo lontano di cui non sappiamo nulla. E poi avete delle scatolette che lampeggiano. Proiettano luce su di noi e fanno strani rumori quando le schiacciate. La cosa più strana che avete però sono quelle cose che coprono le vostre parti intime, anche quelle che coprono il vostro petto. E poi non avevamo mai visto un uomo nella nostra comunità con capelli lunghi. Riesci persino a legarli dietro, sembri quasi una ragazza. Se vivessi con noi non potresti tenere i capelli in quel modo perché potresti rimanere impigliato a qualcosa correndo. Vi piacerebbe vedere com'è la città? O vorreste andare in città? Non ho mai lasciato questo posto da quando sono nato. Ho paura del mondo là fuori, mentre qui so riconoscere il verso di ogni animale. Il babbuino.
Oppure il facocero. Da bambino sognavo spesso di lasciare il villaggio per seguire quelle misteriose macchine che portavano delle persone. Mi chiedevo cosa ci fosse oltre l'orizzonte, cosa avrei mangiato in città. Andarmene significherebbe camminare tanti giorni per arrivare in un luogo dove tutto sarebbe diverso. No, grazie. Adoro vivere qui perché dopo la caccia tutto quello che voglio fare tornando dalla foresta è dormire. Andare via da qui sarebbe come suicidarsi. La ragione per cui amo vivere qui è la libertà di cacciare e vivere secondo le mie regole. Non c'è soddisfazione più grande di catturare le mie prede. Qui dentro sei libero, fuori vivi come un prigioniero. Non riesco a immaginare una vita lontano da questa terra. Sarebbe come un albero senza radici. Qui conosco ogni suono, ogni segno. In città avrei paura e gli altri avrebbero paura di me. In città dicono che non ci sia spazio né silenzio, solo rumore e persone che corrono senza fermarsi mai. Però ho un sogno, vorrei tanto guidare una macchina. È l'unica cosa che mi attira della città, sono come elefanti veloci. Lui è più curioso di venire in città, però gli ho detto che sta meglio qui. Qui meglio. Amico, mi fai provare quella cosa che ti si è appoggiato prima all'orecchio? Guarda, sì. Fammi vedere, dai, fammi vedere. È incredibile, non hanno mai visto un cellulare. L'ho preso io per primo, fammi finire di usarlo e poi te lo darò. Dove è andato? Che è successo? Stanno facendo un selfie, gli ho girato la camera. Fammelo guardare. Guarda questo. Sono io. Chi sto guardando? Voglio riprendere tutti noi insieme. Ababa. Io. Oye. Wo. Yama tititi. Non spingetemi. No, ragazzi, perché non voglio far cadere questa cosa incredibile. Sarebbe davvero un problema. E di certo gli Azabe, non utilizzando il cellulare, non sanno nemmeno cosa sia internet. Noi però sì, e sappiamo tutti i rischi che si corrono online. Per questo io da anni utilizzo NordVPN per navigare in totale sicurezza. E adesso vi spiego che cos'è. Ora, siamo tutti d'accordo che nel 2025 la nostra privacy vale più di qualsiasi rischio online, no? E allora vi parlo di NordVPN che ha appena lanciato un'offerta speciale. Con NordVPN non stai solo nascondendo il tuo IP o criptando i tuoi dati. Stai creando praticamente un muro tra te e i pericoli digitali. Sei quindi al sicuro da malware, siti pericolosi e persino fastidiosi annunci pubblicitari. E con Threat Protection Pro anche i siti di shopping fraudolenti non hanno più scampo. Vi dovete immaginare un po' NordVPN come un assistente virtuale che ti avvisa se i vostri dati o la vostra email finisce nelle mani sbagliate o nel dark web. Però non è solo una questione di sicurezza. Con oltre 6.300 server in 113 location, cambiando la tua posizione virtuale con NordVPN, puoi risparmiare su voli e hotel per i tuoi prossimi viaggi. In più, con un solo abbonamento puoi proteggere fino a 10 dispositivi contemporaneamente, ideale per tutta la famiglia. E come sempre vi lascio un link in descrizione per provare NordVPN e navigare finalmente in totale sicurezza. E adesso torniamo a fare qualche domanda agli Azabe. Diglielo tu. Quando siamo nella foresta e inseguiamo gli animali, loro sentirebbero subito il suo odore. Annusano. Eccolo, un uomo che si avvicina. E scappano via tutti gli animali appena sentono questo odore. È un buon odore, ma pericoloso qui. Io credo che adesso stiano dicendo la verità. Che il nostro profumo si sente da lontano, cioè che loro lo sentirebbero da lontanissimo. E no, non va via. No. Rimane. Che cos'è? Quando ti graffi rimane il segno bianco. Così, vedi? E va via! Ma il tuo rimane. Sono allucinati, non hanno mai visto i tatuaggi. Aspetta. Gli fa male? Non se ne va. Vabbè, non bene. Sicuro che lo va via. Vai. No. Sì, così si cancella. 100%. Ok. No, ok. Va bene.
Come sei diventato leader? Prima di diventare capo, dovevo dimostrare di essere il migliore. Ho affinato le mie capacità di combattimento e mi sono guadagnato il titolo di miglior cacciatore del villaggio. Per farlo ho dovuto sfidare gli altri uomini per dimostrare più coraggio e abilità in ogni battuta di caccia. Nelle prime cacce non avevamo arco e frecce. Dovevamo affrontare animali pericolosi come ghepardi, usando solo il coltello. Io sono sopravvissuto, dimostrando di essere il migliore. Il leader precedente, ormai anziano, ha ceduto il suo ruolo a me. Abbiamo perso molti amici lungo la strada. È il prezzo della caccia. Come fai a scegliere le persone che porti con te a caccia? Di solito i ragazzi più giovani si offrono volontari. Vogliono essere come i loro padri. Quindi ogni mattina chiedo solo chi vuole venire e ho sempre volontari pronti ad imparare. Ecco perché ogni volta che torniamo dalla caccia, i ragazzi corrono verso di me gridando il mio nome. Vogliono ascoltare le storie della battaglia, sapere com'è andata e vedere con i loro occhi il bottino conquistato. Hai mai paura durante la caccia? E quando è stato il momento più spaventoso durante una battuta di caccia? Era una mattina come tante. Con le prime luci dell'alba lasciammo il villaggio. Insieme a me c'erano i migliori cacciatori del villaggio, solo i migliori. Ma stranamente dopo ore non avevamo preso nulla. Ci avventurammo in una valle paludosa, un luogo dove gli animali vanno a dissetarsi. Era rischioso perché lì, in quel luogo, si possono incontrare gli animali più grossi e feroci. Poi un suono improvviso, un grugnito dietro di noi ci sorprese. Ci fermammo, trattenendo il fiato mentre il rumore si avvicinava. Un facocero sbucò dai cespugli, infuriato, le sue zanne puntate contro di noi. Con un gesto rapido estrassi una freccia e lo colpii. Dritto nell'occhio. Felicissimi per la preda, decidemmo di tornare al villaggio con il facocero come trofeo. Ma un grande leone ci aveva visti da lontano. Abbandoniamo il facocero e strisciamo nel fango per non fargli sentire il nostro odore. Ma era troppo tardi. Su, 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 su. Ci arrampicammo sull'albero. Non avevo mai visto un leone così grande. Era affamato. Si divorò il facocero. Io ero nascosto, immobile, ma i miei denti non smettevano di tremare dalla paura. Presi il mio arco i leoni mangiavano tranquilli. Facevano così. Dopo il facocero toccava a noi. Eravamo noi le sue prossime prede. Mi guardai a sinistra, poi a destra. Gli occhi degli altri erano pieni di paura. Con il respiro trattenuto, scoccai una freccia e colpì il leone dritto al cuore. Freccia scoccata, preso, dritto nel cuore. Lo vidi crollare su un fianco e con un coltello lo finii con un solo colpo. Così, esattamente così, era ancora vivo. Tutti qui raccontano ancora quel giorno. Mai nessuno aveva affrontato un leone così grosso e raccontato la storia. Tieni, assaggia. È molto succoso. Lo si deve succhiare perché è molto fibroso. Ma sono contentissimo di assistere a questo momento e di mostrarlo, perché in realtà
Potreste pensare che la dieta degli Azabe sia prevalentemente carnivora, mentre in realtà per il 70%, quindi per la maggior parte di ciò che mangiano, è tuberi e radici. Quindi sono praticamente vegetariani e mangiano un po' di carne, il giusto per dargli l'energia. Gli uomini e le donne pensano che la carne, soprattutto di babbuino, sia molto energetica e che gli dia la forza per essere dei migliori cacciatori, delle migliori raccoglitrici. E ciò che abbiamo notato è che mangiano molto poco e lo condividono. Questa è la cosa più bella. Nella nostra comunità dire ciao si dice quimbili quimbili. Qual è il tuo nome? Joe. Joe è il tuo nome? Joe. Quindi quando mi saluti devi prendere la mia mano e dire quimbili quimbili. Quimbili. Sì, è così che si dice ciao. Alcune persone creano persino delle canzoni che cantano mentre si salutano. Il nostro ruolo nel villaggio è accudire i bambini e raccogliere i tuberi. Tutto quello che cuciniamo deve dare abbondante energia e forza ai nostri uomini che vanno a cacciare. Come scegliete i vostri uomini? Noi donne conosciamo bene tutti gli uomini della tribù perché cresciamo insieme come fratelli e sorelle. Scegliamo i migliori cacciatori perché saranno più abili a sostenere la famiglia. Anche le persone da dove vieni tu si sposano? In realtà è piuttosto semplice. Quando ami una persona, quando sei innamorato di qualcuno, è come se la scegliessi per poi rimanere con lei, si spera, per tutta la vita e creare una famiglia, avere dei figli e vivere sotto lo stesso tetto. Metti più legna. Ecco qui il nostro pasto. È arrivato il momento del babbuino che è stato appeso sopra di noi, adesso lo cuoceranno, spero. Tanto perché... Dammi quello. Per loro è una prelibatezza, è un momento importantissimo perché dopo la caccia si gusteranno. Questo dovrebbe essere un gluteo, se non sbaglio, del babbuino. Ti piacerà, è molto dolce, molto dolce, davvero buono. Hai capito che parte è? Il babbuino lo usa per sedersi, fa così. E dorme lassù. La parte migliore, ora te lo facciamo mangiare. Questo è il gluteo ed è davvero delizioso. Non è facile per me mangiare carne perché io non mangio carne da 2 anni, ma qui è giusto rispettare le loro usanze, le loro tradizioni, la loro quotidianità. Noi ci siamo immersi nella loro vita ed è giusto anche rispettare questo momento, quindi mangiano insieme a loro. Però l'odore del babbuino vi assicuro che è molto forte. Non so come siamo finiti a giocare con i tizioni ardenti, ma devo fare la mia parte. Vai, amico. Ok. Tirala. Sì, così, non aver paura. Tirala. Ok. Proprio così. Aspetta, adesso te la ridò io. Non va a preoccupare. Stai attento, che facciamo bruciare i nostri ospiti. Me lo scelgo da solo. Ecco. Era da un bel pezzo che non mangiavo carne, quindi per me il sapore è ancora più forte. Ovviamente gli Azabe mangiano senza sale, però è veramente posso solo che sentirmi privilegiato di vivere un momento del genere con loro, perché questa è la parte migliore del babbuino, la loro preda preferita, la stanno condividendo con noi, quindi è un momento magico. Sebbene per me sia difficile mangiare carne dopo tutto questo tempo, sono veramente
affascinato da questo momento che mi rimarrà nel cuore per sempre. Chissà quante volte hanno condiviso questo fuoco, mangiando babbuino, forse da migliaia di anni. E noi ne stiamo facendo parte oggi. Da una posizione privilegiata poi, perché siamo a fianco al leader degli Hadzabe, che sta scegliendo i pezzi per tutti. Come vedete nessuno sta toccando il babbuino, soltanto lui taglia i pezzi. Ecco, questo è il giusto del... ed è la parte più privilegiata. Ovviamente mi stanno trattando come un ospite d'onore. Questa sarà ancora più difficile da buttare giù perché vedo un callo importante. Mangiare questa parte, il gluteo, ti renderà molto forte. È questa che dà al babbuino la forza di arrampicarsi velocemente sugli alberi. Se vuoi essere forte, devi mangiare questa parte. Io babbuino. Non so quanta me ne devo mangiare per essere educato, però se fossimo a casa dei miei e di mia nonna dovrei arrivare fino alla fine. Quindi mi stanno raccontando che comunque mangiare il babbuino per loro vuol dire diventare forti, diventare degli uomini, e poi potranno cacciare ancora meglio il giorno dopo. Chiaramente tutto il loro pensiero, la loro fantasia, i loro desideri girano attorno alla caccia. La caccia per loro vuol dire vita, e quindi ogni volta quando gli facevo delle domande anche un po' astratte, loro tornavano sempre sulla caccia. Infatti adesso mi piacerebbe chiedergli che cos'è per loro la felicità, però me lo immagino, ma ci proviamo lo stesso. Quando si parla con gli Hadzabe di felicità, è importante sapere che pace, cibo e rifugio sono fondamentali. La nostra idea di pace è collettiva. Proteggere le donne e i bambini significa proteggere il cuore del villaggio e mantenerne l'armonia. Se riusciamo a farlo, allora possiamo dire di essere felici. La mia gioia più grande è vedere i giovani crescere forti, pronti a diventare cacciatori. Questo è ciò che mi riempie di gioia. Amico mio, per noi la felicità è davvero qualcosa di semplice. Essere vivi, respirare e poter vivere un altro giorno sotto questo cielo infinito. Viviamo in una terra selvaggia, dove cacciamo per sopravvivere, ma siamo anche prede per gli animali feroci. La cosa più importante quindi è tornare vivi al villaggio ogni giorno. L'hai visto? La caccia è rischiosa, ma ci serve per mangiare. E condividere il mangiare, come adesso, per noi è tanta felicità. Come lo è anche dormire sotto un albero. Credo che questa volta la risposta alla felicità sia molto più semplice di quanto cerchiamo di ritrovarla nei nostri viaggi. Qui a quanto pare è, a quanto ho capito, ho provato a capire, dormire, mangiare e cacciare. Questa è la felicità. Quindi oggi godiamoci queste bellissime risposte, questa testimonianza che forse è uguale da migliaia di anni, e oggigiorno ci sono pochissime cose che resistono così genuine, così autentiche. Quindi godiamoci questo falò insieme agli Hadzabe. Mangio ancora.